so originally from Ireland. Yeah? All right. Ha un'origine irlandese, sì. Right, well thank you first for inviting me over to Italy. This is my first visit. Io vi ringrazio per questo invito in Italia perché è la mia prima volta in questo paese. And today, this morning, I want to look at a subject that has sort of interested me greatly in the past few years. E oggi vorrei parlarvi di qualcosa che mi ha particolarmente interessato negli ultimi anni. So I want to spend a little bit time going through some of the physiology of the liver. Vorrei passare un po' di tempo parlandovi della fisiologia del fegato. Now, probably fortunately, I am not a biochemist, but I am sort of want to try and present some sort of pathways that the liver performs. Sì, fortunatamente, credo fortunatamente non sono un biochimico, e quindi non parlerò in questi termini, ma parlerò dei processi che interessano a noi per quanto riguarda la fisiologia del fegato. So I started off with this slide from Monty Python. Do you have Monty Python in this or translations of? So this is from the film The Life of Brian, whereby there's a rebellion force. Sì, questo è una slide presa da un film che io non conosco, tra l'altro. Monty Python. Monty Python, sì, non ho mai visto. And these rebels are discussing to overthrow the Romans. Sì, questa sono una sorta di ribelli, no? Che stanno discutendo come scacciare i romani. And they say, what have the Romans ever done for us? Si chiedono cosa hanno mai fatto i romani per noi. And then one of them goes, aqueducts. Acquedotti, Another one says, roads. strade, Another one says, education. educazione, Another one says, wine. vino. And then the leader of the rebel force says, but apart from that, what have the Romans done for us? Ma a parte questo, cos'altro hanno fatto per noi romani? And the same is true kind of the liver. È lo stesso per quanto riguarda il fegato. And this is kind of what I want to explore today, because as we know, there are hundreds of different functions we can attribute to the liver. Come sappiamo ci sono svariatissime funzioni che possiamo attribuire al fegato. And we could spend a week analysing Possiamo the subject. spendere settimane ad analizzare questo argomento. But I think as osteopaths, it's our duty to spend time to explore some of these functions. Ma come osteopati dobbiamo spendere, il nostro impegno è spendere del tempo in questo argomento. As we know, Little John wrote extensive textbooks on physiology. E sappiamo che Little John scrisse estensivamente testi riguardanti la fisiologia. And I'm sure, you know, if he was alive in current decades, the knowledge, the scientific knowledge we have now, would become, you know, important texts within osteopathy. Sì, sono certo, dice, perché abbiamo studiato, che molte nozioni che oggi stesso noi troviamo nei libri attuali appartengono a queste idee che vengono dal passato. But I think that the liver is kind of like gets ignored because it doesn't have any obvious structure. Ma allo stesso tempo sono convinto che il fegato in qualche modo è stato un po' ignorato, diciamo, perché non ha una struttura così facilmente maneggiabile, palpabile. And it gets referred to as sort of parenchyma. E viene riferito come un parenchima più che altro. Which is like a mass of cells within an organ. Una massa di cellule all'interno di un organo. So it's not like a heart which has visible chambers. E quindi non è come un fegato, sempre un cuore che ha delle camere visibili, no? Di struttura. Or a gut or a lung system that has a series of tubes. Oppure come i polmoni, una serie di strutture tubulari, per esempio. It is just a lump of tissue. Sono essenzialmente un ammasso di tessuto. But this is wrong because the structure is a microstructure. Ma questo non è sbagliato perché la sua struttura in realtà è una microstruttura. È microscopica la sua struttura. Yeah.
Micro. Ha detto. So I'd like to spend a little bit of time just exploring the structure and shape of that sort of microstructure. Vorrei spendere un po' di tempo illustrandovi appunto la forma, diciamo, di questa microstruttura. Because I think as osteopaths, before we start handling this organ, we need to think about the way circulation passes through it and out of it. Perché dobbiamo capire bene, prima di pensare di fare qualcosa sul fegato, come la circolazione entri ed esca dal fegato, in che maniera. So you know, if I said to you, what has the liver ever done for us? Quindi se io vi chiedo cosa ha mai fatto il fegato per noi, I expect one of you to say, detoxification. mi auguro, mi aspetto da voi che mi diciate sì, ci aiuta a detossificare. So that's the tinto, the vino. Yeah. So, Questo è soprattutto per quanto riguarda il vino. so this is a very Italian subject, isn't it? Quindi è un soggetto prettamente italiano, no? And then somebody else will say a metabolic reason. Altri parlerebbero di una ragione, di una funzione metabolica. So already we have a system of detoxification, many different systems of everyday metabolism. Quindi è un sistema sicuramente di detossificazione, è un sistema che ha anche funzioni metaboliche quotidiane. It both has a function of being an exocrine gland and also an endocrine. E inoltre esercita delle funzioni esocrine, diciamo, e anche rappresenta delle funzioni endocrine. So on one side we have a duct, on the other side we have a circulatory system. Quindi da un lato abbiamo dei dotti, da un lato abbiamo l'aspetto circolatorio. And the liver will produce products that will be thrown into both systems. E quindi il fegato produce delle sostanze che vengono poi portate nel letto vascolare. And within those sistema, and within those two systems are many hundreds of the functions that the liver performs. E quindi all'interno di questa funzione ci stanno le centinaia di funzioni che il fegato esercita. And the other function that the liver performs is one of immunity. Un'altra delle funzioni importanti è immunitaria. So we have like a system of immunity that pass from within the bowel. Quindi questo sistema soprattutto attraversa il tratto intestinale, no? So a relationship between the microflora and pathogens. E quindi con una relazione con la microflora e i patogeni. Then we have a development of the immunity within the mesenteric system. E quindi lo sviluppo dell'immunità nel tratto mesenteriale. And then a further refinement of the system as the blood and products of the blood filter through the liver. E quindi un'ulteriore funzione è proprio di portare questi prodotti attraverso la filtrazione del fegato. And then IgA immunity is released to go back from the liver into the gallbladder and the bowel. E quindi ecco che qui le immunoglobuline di tipo A vengono trasportate appunto dal fegato nel letto sistemico. Again, that process, that cycle, we could spend a whole lecture on. Su questi aspetti, espandendoli, potremmo spendere tutto il nostro tempo. But I think probably a good way in your mind to think of the physiology of the liver are those headings: the detoxification, metabolic, exocrine, endocrine, and immunity. Ma ecco, per questo momento mi auguro che riusciate a fissarvi su questi punti cardinali: la detossificazione, l'aspetto metabolico, le funzioni esocrine ed endocrine e la funzione immunitaria. Right. I think we're all familiar with the liver being in crisis with acute infections such as hepatitis. So we're familiar with liver disease involving infections such as hepatitis. Sì, siete tutti familiari con diciamo, le malattie epatiche che riguardano
soprattutto l'epatite, no? And the damage caused by a alcoholic. E il danno causato al fegato dall'abuso alcolico. And certainly when I was a student at Maidstone, under the tutorage of John Wernham, we were shown methods of handling the liver. Quando eravamo studenti al college sotto John Wernham ci è stato mostrato parecchio riguardo al trattamento del fegato. But the interventions maybe were not frequently used. Ma non era una cosa frequentemente usata. It was an occasional technique. Era una tecnica occasionale. Certainly, I think even within a few decades, the environment of the modern patient has changed. Ma ecco, questo deve essere correlato poi nel tempo, con il passare degli anni, delle alcune decadi, dice lui, e con il cambiamento della tipologia dei pazienti, l'ambiente in cui vivono i pazienti. So it's a patient group like many of us in the audience. Quindi è un gruppo di pazienti che è rappresentato anche da voi qui nella platea. And as a result, I think this knowledge and also the intervention osteopathically, more emphasis is required in addressing liver function. Ed è per questo che crediamo che questi cambiamenti in cui stiamo tutti quanti vivendo stiano ponendo maggiormente l'attenzione sulla necessità di approfondire il trattamento del fegato. So we're looking at an age group now between the age of 45 and 65. E quindi considerando un gruppo di studio tra i 45 e i 65 anni, where the main problems are poor nutrition, dove appunto i principali problemi sono una scarsa nutrizione and overnutrition. Oppure una abbondante, eccessiva nutrizione. So as we know, in a very short period of time, the food industry, as a result, we're eating and consuming far more sugar. Sapete che in pochi anni, diciamo nei recenti anni, le industrie alimentari hanno prodotto dei cibi con sempre più componente zuccherina. So perhaps previous years we always think about sort of cholesterol being the big problem within health. Sì, quindi se pensavamo nel tempo più addietro che il colesterolo potesse essere uno dei problemi maggiori nell'alimentazione umana, probably the bigger problem with the liver is the high levels of triglycerides. ma invece adesso stiamo orientandoci verso il considerare che i più grossi problemi per il fegato sono rappresentati da questi alti livelli di glicemia. So reading on the plane coming over here, if you have like a figure of like 200 and above triglycerides, quindi leggendo delle pubblicazioni mentre venivo qui in aereo, considerato che se voi avete dei livelli di glucosio above 200, yes, sopra i 200, you tend to have an environment where you have fat laid down on your belly, on your butt, and also in your liver. E quindi questi livelli sopra i 200, se nel tempo vanno avanti, tendono a portare un accumulo di grasso nel vostro addome, nelle natiche e chiaramente anche nel fegato. So it's quite a common patient group who carry a little bit of weight here or here. There could also be sort of fatty deposits within the liver. Quindi quando vedete questi pazienti che hanno queste tipologie fisiche con addome grasso e natiche grasse, è facile che siano pazienti che hanno problemi di fegato grasso. And this forms also part of what is also referred to as metabolic syndrome. E questa si riferisce con una sindrome metabolica. So we have patients with hypertension. Quindi abbiamo pazienti con ipertensione, type 2 diabetes, diabete di tipo 2, fatty livers, fegato grasso and possibly cancers, various cancers. e molto facilmente sono pazienti che vanno verso il cancro. Yeah, and as I say, you know, this is probably a
change, within the last few decades. E questi sono dei cambiamenti che si stanno osservando nelle ultime decadi, come il cambiamento dell'industria alimentare. And one of the culprits is the fructose used in the food industry. Uno dei problemi è il fruttosio che viene utilizzato nell'industria alimentare. So within the liver performs some alchemy, some chemistry lessons. Insomma, all'interno del fegato, il fegato produce alcoli? No, è come l'alchimia, è un'alchimia. Ok. And there's a pathway, and there's a pathway from the fructose to producing triglycerides. E questo purtroppo sappiamo che c'è questo percorso, diciamo, tra l'assunzione del fruttosio e la produzione di Trigliceridi. di questi trigliceridi. Sì. So the point being, it's not fat that causes the fat. Quindi il problema è che non è il grasso che crea grasso, It's the fructose, in particular the sugar, that causes the e fat. in particolare la tipologia di zucchero chiamata fruttosio che crea attraverso un processo chimico alchemico un aumento dei trigliceridi e dei grassi. Which I think, thankfully, the message of that is coming across loud and clear. E fortunatamente, diciamo, questo allarme su questo fenomeno si sta divulgando molto velocemente. Scusa, solo per il fruttosio industriale quindi usato o anche il fruttosio proprio della frutta? Yeah. You refer to the as fruttosio, that from the farmers or even that from natural fruit or something like that? Oh yes, I think the corn syrup is the problem. It's cheap, so I think it's been driven by the farming industry in America. So I think fructose is the most destructive sugar. So we need sugar. It fuels our body, but sort of eating sugar with cellulose and within fruit and within our food is good, but just it's almost like a drug, isn't it? Just fructose on its own, the chemical constituents of it is very destructive for the body. Sì, dice, il fruttosio soprattutto quando è isolato, no? Diciamo, non nella componente a livello naturale. And in England now they're thinking of putting tax on sugar. Si sta pensando in Inghilterra di mettere un dazio sullo zucchero, una sorta di dazio sullo zucchero. And probably the worst thing is tins of soda, large bottles of fizzy drinks. They should, like a packet of cigarettes, should have a health warning on it. Lei dice probabilmente dovremmo cominciare a iscrivere anche sulla soda, sulle bevande, che questo abuso può provocare certi fenomeni, tipo su quello fumo che scrivono che non possono sapere. But we all like our food. Però a noi piace mangiare. We don't want to be like sugar police, but non vogliamo essere i poliziotti dello zucchero, no? certainly the environment has changed. Ma sicuramente l'ambiente sta cambiando, l'ambiente è cambiato. And I know with my own children, you try and be strict and try and control the sugar intake, and then they go somewhere and someone produces not just a small tin of soda, but a large bottle, extra, and it's very hard. Yeah. E dice, noi sappiamo che i nostri figli cerchiamo di essere educativi, ma come si muovono dalla nostra famiglia all'esterno trovano un mondo dove è tutto abbastanza, queste bottiglie grandi, dice lui, di soda, questi prodotti abbondanti che si trovano, è difficile farli evitare. It's like when I was a child, and I'm only 22, I would have like one bar of candy, one bar of chocolate a week. Yeah. Quando ero bambino io, dice, e adesso ho 22 anni, quindi insomma, mi davano una barretta di cioccolato a settimana, quella era la... Ecco, oggi probabilmente se ne mangia una al giorno. But now it's like every day the child has this, and over a prolonged period of time, then the next generation are going to be this metabolic syndrome.
E questo appunto se andrà avanti per qualche generazione, probabilmente quelle future avranno come condizione di base alterazioni metaboliche, insomma, ecco. Oh, have you got a pointer? A laser pointer. Avete un puntatore laser, qualcuno di voi? No. Okay, I'll point. Okay. Let's just spend a little time looking at the strategic position of the liver. Passeremo un po' di tempo a capire la posizione strategica del fegato. So we have our important portal vein, Chiaramente conosciamo l'importanza della vena porta, which brings blood from the mesenteries, che raccoglie il sangue dal mesentere, from the spleen, dalla milza, the pancreas, and the stomach. dal pancreas e dallo stomaco. So many of the working apparatus of assimilation E quindi ha diciamo, la funzione fondamentale di rendere funzionale l'apparato dell'assimilazione. So most of the blood that reaches the liver will come from the small and large intestine. Quindi gran parte del sangue che raggiunge il fegato viene dal piccolo e grande intestino, maybe 60%, and then the other contribution from the other three organs. e circa il 60%, e gli altri contribuiscono per la restante percentuale tra gli altri organi, insomma. And then the other important thing that the liver requires is to function is oxygen. E quindi un'altra funzione, diciamo, una cosa di cui ha bisogno il fegato chiaramente per svolgere queste funzioni è l'ossigeno. So as you can imagine, as the oh, lovely, thank you. Oh, thank you, that's great. Okay. Funziona o no? Sì, un po' sì. Un po'. I've broken it. Maybe the battery is... Però è morto. See, I've broken it. Don't get on the table, I've broken it. Sei uno genio scarico. Forse è carico. Ti ma cambia la batteria. So the blood sort of reaches these organs via the aorta, Chiaramente il sangue raggiunge questi organi attraverso l'aorta, no? and obviously a lot of energy is required by the intestines. So by the time the blood reaches the liver, the amount of oxygen is depleted. Chiaramente siccome questi organi consumano un sacco di ossigeno attraverso il letto arterioso, l'ossigeno che riesce ad arrivare attraverso la vena porta è veramente scarso. So we have a hepatic artery which comes off the aorta, providing oxygenated blood into the liver. Quindi il fegato si rifornisce da una propria arteria che deriva anch'essa dall'aorta per ossigenarsi. So the point with the anatomy is the strategic position that it occupies to receive blood so that it can perform its various metabolic and detoxification functions. E quindi il punto strategico è la posizione del fegato per poter essere ben rifornito di sangue in tal modo da potergli permettere di svolgere le funzioni metaboliche e immunitarie in maniera ottimale. It's quite a beautiful thing whereby we have the spleen with its functions of immunity and the breakdown of red blood cells. Sì, è fantastico anche la posizione e la funzione della milza nel produrre, diciamo, con la sua funzione emopoietica e anche nell'andare a distruggere i globuli, le mazie. And then the blood travels through the splenic system into the portal system, where within the liver it then breaks down the blood cells further for elimination either through the bile or back through the system and to be eliminated in the urine. E dalla milza, diciamo, questi prodotti vengono trasportati attraverso il sistema portale al fegato, che crea un'ulteriore selezione sulle cellule del sangue, andandole ad eliminare attraverso diciamo, la bile, no?
And in the same way, the pancreas, again, strategically positioned in order to release its two important hormones. E chiaramente anche il pancreas ha una posizione strategica per poter rilasciare in maniera appropriata i suoi ormoni. So glucagon and insulin are available depending on what's being sort of released within, absorbed through the small intestine. Chiaramente il glucagone e l'insulina vengono diciamo rilasciati in base a quello che viene assorbito dal intestino tenue. And again, this is again the same problem of modern day lifestyle, where this glucagon insulin kind of wheel is pulled right over on the side of insulin production. E questo è un altro problema in questo equilibrio tra glucagone e insulina nella dieta moderna, dove come una ruota, dice lui, la ruota è girata eccessivamente verso la produzione di insulina. And we'll talk a little bit later maybe about fasting, taking some time away from food. Parleremo più tardi del digiuno, no? Il modo appunto di sopprimere l'alimentazione per un certo periodo di tempo. And certainly for me, my opinion, when a patient is stable, Ok, e secondo me quando un paziente è stabile, dice, it's quite a useful practice sometimes to have a one-day fast. è una pratica molto vantaggiosa, se il paziente è stabile, saltuariamente esercitare una giornata completa di digiuno. Because it just creates a swing round from the activities of the insulin and the glucagon to rest the pancreas. Ok, lui dice perché questo è realmente in grado di interrompere, diciamo, questa sterzata verso la iperproduzione di insulina, andando a bilanciare la produzione di glucagone da parte del pancreas. And again, this is quite a recent popular method used. È un metodo recente, ma già abbastanza popolare, questo qua del digiuno. So in England we had a very famous footballer, Stanley Matthews. Do you remember Stanley Matthews in the sort of 50s, 1950s? I don't know. You must know Stanley Matthews. Calciatore. Ma chi è che è calciatore qua di voi? He wasn't Rossi or, I don't know. Chi conosce il calciatore? Oh, come on! We know Keegan, Stanley Matthews, he played Stoke and Blackpool. No? He played for England, but it's before my time. But he played. Diciamo George Best, se vuoi. George Best. Che era bravo a fare digiuno, fegato. But Stanley Matthews played first league football till he was 48. questo Stanley Matthews che lui dice giocò a calcio nella Premier League fino all'età di 48 anni. Yeah. And he was a slight winger, but he would fast every Monday. Ma lui era uno che era abituato a digiunare tutti i lunedì. Yeah. So it's just an example of somebody who has retained peak physical fitness by just removing and resting this system. Ok, e questo è un modo di arrestare questo processo, diciamo, perverso. Maybe because after the match they did some party. Probably, Sunday yes. evening. Si ubriacava la domenica sera, lunedì era. Insieme a George Best, che poi non digiunava. Yeah, George Best. I met George Best when I was 7, and cause I support Fulham, and he played for Fulham, and he had a big beard, and I went up to him and asked him for his autograph. Please, Mr. Best. And he did? Yeah. Okay. Yeah. And it was against. I have the ticket now, and it's £1.50 to go to the match, and it was against Cardiff City, and Fulham won 1-0, and he scored. Lui incontrò George Best quando aveva 7 anni e andò, perché giocava nel Fulham, no? E andarono a vedere la partita a Cardiff
e lui fece una foto. George Best aveva la barba lunga, ancora il biglietto di quella partita quando aveva 7 anni, che costava £1,50 il biglietto. 15 anni fa. 15 anni fa, 50 years ago, 15. 22. I know. Thank you. Right. Let's look at some of the vessels going in and out of the liver structure. Vediamo più in dettaglio alcuni vasi che entrano ed escono da questa struttura parenchimale. So in a moment we'll look at the lobules and the sinusoids that make up the lobules. Sì, vedremo più tardi diciamo, alcuni dei semi arterovenosi che vanno a interessare i lobuli. And as you see, we have an extensive network of division of these vessels going in, the hepatic artery and the portal vein. Sì, quindi c'è un grosso pathway, dice lui, un grosso diramazione in entrata proprio, sia per quanto riguarda i rami arteriosi che per quanto riguarda il sistema portale. And then they obviously subdivide into the two lobes. E quindi chiaramente si suddividono nei due lobi principali, Right and left lobe, and then within those lobes, I think there are 8 sections of the liver. E lui dice si dividono in questi due lobi e poi all'interno di questi due lobi ci sono almeno 8 sezioni di fegato. So they divide and divide and divide. Quindi si suddividono ulteriormente until they provide tributaries to this sort of honeycomb structure that makes up the parenchyma of the liver. e quindi si suddividono fino a riuscire a, diciamo, coprire tutte le necessità della struttura parenchimale del fegato. Then the lobules and the sinusoids held within the lobules do their work, and then blood is removed through another vein within the body. Quindi questi seni che portano il sangue arterioso del sistema portale all'interno dei lobuli viene poi rimosso da un altro sistema venoso. So we have our portal vein and a hepatic arteries. Quindi abbiamo sia l'apporto arterioso che del sistema portale, Passing into the lobules and sinusoids, che passano nei sinusoidi, nei lobuli, and then entering the system of the hepatic vein. e poi entrano chiaramente a far parte del sistema delle vene epatiche. And then the blood is removed from the liver after the functions are performed. E quindi una volta che la funzione epatica è stata fatta, diciamo, viene rimosso il sangue e flua attraverso questo sistema venoso. And then the blood is transported to the vena cava and back to the heart. E quindi di nuovo viene trasportato il sangue verso la vena cava e quindi portato verso il cuore. So it's quite a nice illustration of that incoming and then the removal of blood. Quindi è una bella illustrazione che ci mostra l'ingresso e l'uscita del sangue. But nicely illustrated in the green there is then we have a flow of fluid within our bile system. Ma in verde invece è illustrata invece i fluidi che vengono dirottati nel sistema gastrointestinale. So we have at the back end of the sinusoids a system of caniculi and ducts that then form a left and right duct, and then into the bile ducts, common bile ducts, and then into the gallbladder. E quindi diciamo all'opposto del sistema lobulare avviene poi questa diciamo, produzione che va verso il sistema dei dotti per essere poi indirizzata come produzione, diciamo, del parenchima verso il sistema gastrointestinale. So it's worth visualizing this, you know, when we're holding a liver and perhaps working the parenchyma. È interessante tenere a mente questo sistema, diciamo, soprattutto quando noi andiamo con le mani sul fegato a esercitare il nostro trattamento. So this little collection of vessels, two going one direction and then out the other way, and then one going the other direction. Quindi c'è un sistema molto complesso, perché a parte le direzioni principali di entrata e di uscita, ma c'è comunque un altro sistema che va contro l'entrata nel fegato, che è quello dei dotti. So this is known as the portal triad.
Portal? Triad. Collection of three things. Ok, e questo è il triunviro, come si dice? La triade, sì, triunviro, triade, la triade del sistema portale. Yeah. But it's wrong. It's wrong. Yes. Ma è sbagliato, dice. Because it's forgetting one important group of vessels. Perché andiamo a dimenticare un importante gruppo di vasi. Linfatico. Yes, the lymphatics. So again, when you look at the microstructure, we have going in this centrifugal direction a movement of fluid in the same direction as the bile out of the liver, which is lymphatic fluid. Quindi dobbiamo aggiungere questa considerazione sul sistema linfatico che anch'esso, diciamo, va a contribuire, va verso la direzione del sistema del tratto gastrointestinale. And a lot of osteopathic work has a lot of success in dealing with the shift of lymphatic fluid in the body. E una gran parte del successo osteopatico in generale nel trattamento è proprio quello di riuscire a modificare il fluido linfatico da una parte e dall'altra del corpo. And it is an extensive system within the liver, and it's, as we're finding out, probably very essential in clearing sort of inflammatory cytokines from a liver which is in disease. E questo è un sistema di particolare importanza nel fegato perché rimuove anche, aiuta, contribuisce a rimuovere i fenomeni infiammatori del fegato che sono causativi della malattia epatica, e questi fenomeni infiammatori vengono molto spesso esacerbati anche dallo stile alimentare, insomma, no? So I love this slide. You know. Mi piace questa immagine. This is like real, like histology. Perché racconta realmente l'istologia. So we're slicing through the liver and we're exposing a group of lobules. Quindi questa è una sezione praticamente, una fetta, dice lui, che espone proprio la struttura lobulare. And it illustrates the sort of various sort of honeycomb structures and how they all interconnect with the portal triad resting between each lobule. E questo mostra proprio, diciamo, queste diverse strutture che fanno parte del sistema lobulare, come funzionano assieme, in particolare per quanto riguarda la triade, dice lui, no? Di cui ho parlato prima, il portale, come sta in ciascun lobulo, è rappresentata in ciascun lobulo. Dice struttura nido d'ape. Struttura nido d'ape, sì. So this is our basic structure, cutting through the liver, exposing the center of a lobule. Questa è la struttura fondamentale, diciamo, che si manifesta sezionando appunto il fegato. So in the center of this lovely histology picture we have the central vein. Al centro di questa struttura abbiamo la vena centrale. So if you like, the portal triad is bringing portal vein. Quindi questo triade portale viene a sostituirsi dalla vena portale, Or a small branch of the portal vein. chiaramente una branca, una piccola branca, un piccolo ramo della vena portale, A branch of the una branca arteriosa che si chiama, mi richiede, ho detto prima, so a branch of hepatic artery. dell'arteria epatica. Yeah. So remember, Yeah. This is essential for bringing in oxygenated blood, because these liver cells need oxygen, especially for prima, detoxification. questa arteria epatica contribuisce a portare sangue e ossigeno verso la struttura lobulare, in quanto la vena portale ne mantiene poco dopo il suo percorso nell'area splanchnica. So between the central vein we have like a little membrane.
Quindi qui diciamo tra la vena centrale ci sono delle piccole membrane. And then we have blood from the portal system going into this little space here and here. E questo sangue, diciamo, del sistema portale dell'arteria epatica decorrono proprio tra queste membrane. Where it mixes together and then whistles along this channel here towards the central vein. E questi fluidi mescolandosi decorrono verso la vena centrale. But then we have a series of cells. Qui abbiamo una serie di cellule poi. What are these cells called? Come si chiamano queste cellule? I patociti. Hepatocyte. The hepatocytes. Too much pain last time. You get the idea. So the hepatocytes are the functional cell within the liver. E questi rappresentano le cellule funzionali all'interno del fegato, no? So we have the blood passing through this space, Quindi il sangue attraversa questo spazio and then substances are pulled through the membrane so that they can be in close approximation to the e hepatocytes. quindi attraverso questa membrana, diciamo, le sostanze che queste, appunto, i fluidi che decorrono da queste strutture venose arteriose possono entrare in contatto con gli epatociti. And then the functions of these cells are performed before they are exited out back into the circulation to be then set down the central vein. E quindi queste funzioni degli epatociti vengono svolte e poi a loro volta gli epatociti rilasciano delle sostanze di scarto che vengono poi di nuovo a permeare la membrana per transitare verso la vena centrale. So there's another important cell that kind of lives just about here. C'è un altro tipo di cellula che può rimanere qui a cavallo della membrana o molto approssimata alla membrana. So these Kupffer cells, the sort of immunological. Sono le cellule del sistema immunitario. They're spelled CUP, KUP, So these are like fixed macrophages. Sono le cellule di Kupffer che appunto fissano i macrofagi, no? So as much as like 30% of the presenting cells can be these Kupffer cells. Più del 30% di queste cellule possono essere rappresentate dalle cellule di Kupffer. Because you're getting an awful lot of stuff coming from the small intestine, which is bacteria, parasites, and you require a system to defend the organism so it doesn't get into the systemic circulation. E queste cellule hanno lo scopo di intercettare ciò che dalla vena porta e viene dall'intestino come possibili patogeni, cellule infettive che potrebbero andare a essere poi portate a livello sistemico, quindi devono intercettare questa sorta di pericolo che può venire dai distretti viscerali di cui abbiamo parlato prima. Okay, so we'll look at the hepatocytes in a little bit more detail. Vedremo più in dettaglio gli epatociti. But the important thing to remember here is they have a lot of mitochondria. L'importante è sapere che hanno una grande presenza di mitocondri all'interno, A large nucleus. grandi nuclei. They're probably the most functional cell in the human body. Sono probabilmente le cellule più funzionali, più attive del sistema del corpo stesso, With numerous enzymes and biochemical reactions. con una quantità enorme di enzimi e reazioni biochimiche all'interno. So
we have a lot of space here between the hepatocytes and the blood circulating in towards the central vein. Does anyone know what this space here is called? C'è uno spazio, diciamo, che rimane tra gli epatociti e appunto i vasi sanguigni che decorrono verso la vena centrale. Qualcuno sa come si chiama questo spazio che rimane tra gli epatociti e la membrana? C'è scritto. The space of sinusoid. No? Good guess. Sinusoid, no? It's known as the space of Dissy. Lo spazio di Dissy. And I love medical terminology when you go, really? You know, it's like the Splatniks, you know, it's like, who made that word up, for goodness sake? E dice la terminologia medica che a volte non gli piace perché non capisce il senso più che altro. Probably you guys, you know, to be honest. And Dissy is one of those unusual words. È una delle parole inusuali che viene molto spesso applicata nelle terminologie mediche. Because non è il cognome di un anatomo che ha dato il nome. It's the name of. Non è scritto in grande, Dissy. It's the name of doctor, maybe. could be. Potrebbe essere. Yeah. It's like the inguinal ligament is also known as Poupart's ligament originally. Yeah. And I had a patient called Mrs. Poupart, and she came in. I said, you're Mrs. Inguinal ligament, and she looked at me. She went, you're the first person to ever say that to me. She said, obviously. She said my great-great-grandfather was a surgeon who put his name to the ligament, and she was so pleased. And I took a photocopy of Clark's anatomy that Mr. Wernham printed, and gave her a picture of Poupart's ligament. E dice che per esempio per il legamento di Poupart, no, che è anche conosciuto come legamento inguinale, lui ha avuto una paziente che si chiama Mrs. Poupart, no? E lui gli ha detto, ma sei Miss Inguinal Ligament, no? Gli ha detto. E lei gli ha detto, sei la prima persona che me lo dice, perché mio bisnonno era un chirurgo che diede il nome proprio a questo legamento. E allora lui gli ha dato sulla Applied Anatomy del Clark, che è stato edito da John Wayne College, la foto con il legamento di Poupart che rappresenta appunto il bisnonno della sua paziente. Yes, so we have a central pedal direction of fluid going in this direction. Quindi qui abbiamo sicuramente questo fluido che va verso questa direzione della vena. But then we have a direction of fluid, both bile. Ma inoltre c'è questo fluido, diciamo, che è la bile che va verso il basso. And lymphatic fluid. E anche il sistema linfatico decorre in questo senso. Passing from the center to the circumference. Che passa dal centro verso la circonferenza di questo lobulo. And then we have two additional vessels within this so-called triad. E quindi abbiamo altri vasi all'interno di questa triade, no? So we have the bile and the lymphatic fluid, because this space of Dissy is where it ultimately becomes lymphatic fluid. Ecco, è perché dice abbiamo questo percorso sia della bile che del sistema della linfa, perché questo spazio di Dissy è lo spazio che diventa che viene riempito dal fluido linfatico. So if the hepatocytes become overburdened or damaged or infected, se quindi gli epatociti si ammalano, nel senso che diventano infiammati o sovraccaricati di sostanze tossiche, we tend to have a lot of immunological activity in this space of Dissy. allora aumenterà l'attività immunologica in questo spazio di Dissy. So the Kupffer cells also are joined by stellate cells.
E chiaramente in questo spazio le cellule di Kupfer sono anche affiancate dalle cellule stellate. And the stellate cells can be responsible for turning into like fibroblasts and then producing sort of collagen. So a fibrous change. E questa appunto componente delle cellule stellate, se appunto sottoposta a fenomeni irritativi perpetuati nel tempo, ha la funzione proprio di aumentare la componente fibrosa all'interno del parenchima, quindi creando una fibrosi del fegato. So obviously on the one hand, you know, little John's environment, you know, it's important what's going into the liver. E quindi per quanto riguarda da una parte l'idea di Little John, dell'ambiente, no? Di quello che entra quindi nel fegato, The health of the digestive tract and the microflora. La salute del tratto digestivo, della microflora. But then once we're looking at the microstructure of the liver cells, most of the damage occurs in this area of the space of Dissy. E quindi, questa è sicuramente un'ottima idea, ma quando andiamo a vedere poi la patologia, e quindi sappiamo che gran parte dei problemi al giorno d'oggi cominciano proprio in questo spazio del Dissy, a causa dell'irritazione del fegato. And as we can see, it's in close proximity to the drainage of the lymphatic system. Come vediamo, diciamo, in stretta prospettiva, in ravvicinata prospettiva del sistema linfatico. So this is, you know, I think the therapeutic role that we as osteopaths have when the condition is right to apply appropriate liver technique. E quindi queste sono delle conoscenze, dice, che noi dobbiamo mantenere bene a mente per poter anche performare un buon effetto terapeutico sul fegato. So as you can see, we have the this occurring in everyone. You get the idea, and then we have the. Devi chiedere di come lei su se hanno qualcosa di più buono. But I think it's an amazing system. Ma ecco, dobbiamo considerare questo chiaramente in tutti gli angoli, no? È un sistema molto, molto sorprendente, molto affascinante. Again, just perhaps getting an idea of the structure, the anatomy of the lobules. E questa è un'altra prospettiva anatomica della struttura lobulare. By the way, you're welcome to my slides. I'll leave them with Paul, and you know you can have a copy of them. Chiaramente vi lascerò queste slide. Yeah, thank you. And as you see, the central vein, you get a nice idea of where that central vein is going. E questa vi dà un'idea di quello che sta, dov'è la vena centrale, la funzione, i rapporti, le connessioni appunto della vena centrale con il resto del lobulo. And the other important factor here is there's a vasomotor action at both the distal point and the peripheral point of the circulatory system. E dobbiamo considerare anche gli effetti vasomotori sulle parti distali e periferiche del sistema circolatorio del fegato. So depending sometimes on driven by the chemical constituents of the blood, there will be some level of constriction and dilation of these small little blood vessels, allowing blood to enter the sinusoids. E dice lui in relazione anche ai costituenti chimici, alla componente chimica e biochimica che in quel momento è presente nel sangue, ci possono essere relazioni vasomotorie, dilatorie in parti diverse del sistema che poi va ad afferire verso i sinusoidi. So I think a lot of that is driven by the chemical constituents of the blood. So if you have something that's very toxic, very poisonous, there'll be a reluctance to allow too much of that toxicity into the liver cells. E questo sistema vasomotorio è soprattutto gestito a livello biochimico, quindi se ci sono c'è un perpetuarsi di
chimica perversa, di tossine all'interno del sistema. Questo crea un fenomeno, diciamo, di stagnazione appunto delle tossine all'interno degli epatociti a causa di un versamento del tono dei vasi. So again, you know, if you have sort of liver damage and as a result you start to get change within the lobules, you get sort of collagen being laid down, and then you get areas of distension, and then as a result you get a lack of circulation being able to go through the system. E come questo fenomeno, diciamo, di intossicazione va avanti e il fegato comincia a reagire creando delle aree di congestione, questo crea, diciamo, una dilatazione anche a causa della fibrosi del fegato, che a sua volta crea impedimento alla normale circolazione verso il fegato stesso, perché fa la resistenza. Hepatic stasis. That's right. And then when you have the hepatic stasis, you have like the portal system can fill up, and as a result you have more fluid on your belly, ascites. You know, it can become either very severe, or what we see probably more often, milder levels of it. E questa stasi epatica si traduce nel tempo in una tendenza a una ritenzione fluida all'interno dell'addome, quindi questi addomini molto fluidi che sentiamo, e nella condizione che nella maggior parte dei casi noi vediamo in forme moderate, non in forme acute o eccessive, ed è la maggior parte dei casi che vediamo. And then you get, you know, this destruction. You get the collagen laid down, the cirrhosis, the nodules, the fat deposits. You know, all these things start to produce the pathological change. E a questo punto, a causa della perversione vascolare, avviene una degenerazione proprio parenchimale con un aumento del tessuto collagene, dei tessuti fibrotici, e quindi avviene proprio una distruzione, diciamo, piano piano della struttura e della funzione epatica. So again here,